Bentornati alla rubrica del cinema. Questa è una puntata speciale sia della rubrica del cinema che di quella dei Lost Trailers, perché vi sto per presentare un film del 1903, un film che fino a poco tempo fa era considerato perduto ed è la prima versione cinematografica di Alice nel Paese delle Meraviglie. Questa versione del 1903 era praticamente quasi completamente distrutta, la pellicola è stata restaurata, ma vi accorgerete che la pellicola è molto rovinata. Questa versione particolare ve la voglio portare per tre motivi. Innanzitutto perché si tratta di un interessantissimo ritrovamento che è stato fatto qualche anno fa di un cimelio cinematografico. Poi perché voglio anche farvi vedere questo video in una veste nuova. Infatti è stato restaurato, ricolorato, ma in una maniera molto particolare perché io di solito sono contro i film in bianco e nero ricolorati perché andrebbero visti nella loro forma originale, in bianco e nero, anche perché uno dei colori se li può immaginare, no? Però in questo caso è stato fatto tramite un'intelligenza artificiale questo lavoro e quindi i colori sono molto lievi, accennati, ma molto particolari, e visto che la pellicola è molto rovinata e sfarfalla molto, si ha un effetto molto particolare, straniante dei colori che è pregevole da vedere. E poi il secondo motivo è che voglio anche presentare quella che è la mia interpretazione della storia di Alice nel Paese delle Meraviglie, cioè quello che secondo me significa questa grande metafora che alla fine era il romanzo di Lewis Carroll. Era tutta una serie di metafore, analogie e anche parodie di un modo di vivere che era quello di quei tempi. Alcuni personaggi sono proprio delle dirette prese in giro di personaggi che c'erano all'epoca, però più globalmente, anche trasportato ai giorni nostri, si possono vedere molte analogie con la vita di oggi e molti modi in cui Lewis Carroll andava ad additare proprio il modo di vivere dell'umanità, per così dire, no? E in questo piccolo cortometraggio, in pratica, sia la spiegazione di ciò che accade che la trasposizione dei dialoghi, ma anche la mia interpretazione personale sono presenti tramite i sottotitoli. Se volete, potrete vedere questo film. Come è stato realizzato, come è stato pensato all'epoca nel 1903, quindi senza dialoghi, senza sottotitoli, senza nulla, e lo guardate così com'è. Altrimenti, se attivate i sottotitoli qui sotto cliccando sul pulsante dei sottotitoli sotto al video, potrete vedere il film completo di tutte le spiegazioni, le annotazioni, e anche tra parentesi quadri ci saranno anche le mie note dove vi spiego quali sono le interpretazioni, secondo me, cosa significano le varie situazioni del film e anche di riflesso anche del romanzo, e ci ho aggiunto anche delle cose che magari nel film sono solo accennate, ma io ve le esplicito, anche cose che magari nel film in questo piccolo film sono assenti, ma io le ho aggiunte per spiegare cose che ci sono nel romanzo e che nel film non appaiono. Sta cosa solo una o due volte accade, comunque poca roba. E poi soprattutto il terzo motivo per cui vi propongo questo video è perché voglio anche fare una specie di operazione revival, visto che questo video è anche lievemente ricolorato come accadeva negli anni 80. C'erano i primi film in bianco e nero ricolorati e spesso in questi film venivano anche messe delle musiche di sottofondo moderne, stile anni 80, che poco c'entravano con il film e un po' lo snaturavano. In questo caso io ho voluto mettere delle musiche più stile anni 80, synth pop, remix di musica del Commodore 64, però sono delle musiche che si vanno a sposare con le immagini, quindi in questo caso non sono musiche completamente messe a caso, ma che seguono un po' il mood, come si dice, lo stile e l'atmosfera del film, e spero di farvi cosa gradita, anche perché
si va a fare un po' un revival di quello che erano i film in bianco e nero, come venivano presentati in televisione negli anni 80, ovvero un po' ricolorati, un po' con delle musiche più moderne, cosa che venne fatta anche, se ricordate, con Metropolis di Fritz Lang. C'è una versione molto famosa con le musiche moderne, mi pare di Giorgio Moroder addirittura, se non erro, ma non mi ricordo chi le fece, comunque delle musiche moderne anni 80. Comunque andiamo a vedere il film, ragazzi. Se volete, qui sotto cliccate l'icona dei sottotitoli, che è quella che sta accanto alla rotella delle opzioni. È una icona a forma di schermetto con tutte le righe orizzontali, la cliccate e attivate i sottotitoli. Ok, vi auguro buona visione, alla prossima.